Vi siete mai chiesti quanto guadagniamo noi YouTuber con le sponsorizzazioni? Beh, ve lo dico in questo video. Ciao ragazzi e bentornati qui nel mio canale, io sono Michele e dato che negli ultimi mesi sono venuti a galla alcuni YouTuber pizzicati dal fisco per cifre anche molto importanti, in tanti di voi si sono chiesti, e me lo hanno chiesto nei commenti dei miei ultimi video, quanto guadagnassimo noi YouTuber realmente. E la risposta non è semplicissima, ma cercherò di darvela. Ci sono diversi fattori che entrano in gioco quando si parla di guadagni e profitti in generale. Io ovviamente vi parlo della mia esperienza e del settore tech che tratto attualmente. Vi parlo innanzitutto di quel che guadagno io e di come lo guadagno. Innanzitutto c'è la pubblicità di YouTube che su un canale come il mio, medio piccolo, con meno di 100.000 iscritti e attorno alle 300.000 visualizzazioni mensili, permette di portare a casa a fine mese attorno ai 500-600 euro. Capite bene che sono cifre modeste. A queste spese poi vanno tolte ovviamente le tasse, le spese pubblicitarie, eccetera, eccetera. Quindi alla fine rimane davvero molto poco in tasca. Viene da sé che un canale tech improntato come il mio, ma con, facciamo caso, 3 milioni di visualizzazioni mensili, può portarsi a casa 10 volte quello che guadagno io mensilmente con la pubblicità. Anche se non è del tutto vero, perché più il canale è grande, più le pubblicità pagano il posizionamento davanti al video, a fine video, durante il video, insomma, tutti gli spot che ormai vi vengono fuori. Ultimamente ci sono davvero troppi spot pubblicitari prima dell'inizio del video e durante il video, e durano anche tanti secondi. Una politica che personalmente proprio non mi piace, ma da solo posso farci ben poco. Ovviamente le nostre entrate non sono limitate alle sole commissioni pubblicitarie di YouTube, ma ci sono anche altre fonti di reddito, chiamiamole così. C'è chi vende magliette, cappelli, felpe con il proprio logo, con dei negozi dedicati, ce ne sono diversi che permettono agli YouTuber di offrire questo servizio. Avete presente, no, chi durante un video, come può essere ad esempio quello che sto registrando al momento, improvvisamente si blocca per 30 secondi, un minuto, 2 minuti e inizia a parlare di un servizio a pagamento, come può essere una VPN, come può essere un sito di videogiochi, qualsiasi cosa, insomma, sono delle aziende che contattano noi YouTuber e ci pagano in cambio di un posizionamento nei nostri video. È una cosa un po' brutta da fare, infatti preferisco non farlo perché va a spezzare troppo i video e sinceramente ci sono già gli spot pubblicitari di YouTube che durano un sacco. Se ci vado a piazzare anche un minuto di spot manuale, chiamiamolo così, di sponsorizzazione è anche peggio, però diciamo che solitamente pagano molto bene. Per un canale piccolo come il mio si parla di 20, 30, 40, anche 50 euro per singolo video in cui vado a parlare di questi servizi. E capite bene che un canale più grande che fa questo in ogni video si porta a casa una bella sommetta. E oltre alla sponsorizzazione dei servizi c'è anche la sponsorizzazione dei prodotti. Su YouTube ci sono tantissimi canali tech che recensiscono prodotti come ad esempio smartphone, videocamere, fotocamere, gadget, eccetera, eccetera. Ecco, questi prodotti tecnologici solitamente ci permettono di generare delle entrate abbastanza consistenti, direttamente e indirettamente. Vi spiego subito meglio di cosa si tratta. Poniamo il caso di questa azienda che mi ha recapitato oggi questo prodotto che ho deciso di recensire dopo essere stato contattato da loro tramite un'email. Io ho richiesto come pagamento per la recensione di questo prodotto semplicemente un sample, ovvero un prodotto gratuito da portare qui sul mio canale per la mia community, specificando che nei miei video parlo di pregi e difetti, quindi se sta bene questa cosa mandatemi il prodotto, se non vi sta bene, se devo parlare solo di pregi, lasciate perdere, perché io preferisco avere la libertà di parola quando parlo. Purtroppo ci sono aziende che vanno a stilare dei veri e propri contratti con quello che puoi dire, quello che non puoi dire,
delle cose da fare, ad esempio il video deve durare almeno 4 minuti, 5 minuti, devi condividerlo come storia su Instagram, su Facebook, su Telegram, qua, là, insomma, tante clausole. Riuscire a lavorare in questo modo, ma non è che sia semplicissimo. Comunque, io richiedo un esemplare gratuito per la recensione, poi ci sono tanti YouTuber, non è sbagliato, che magari richiedono dei soldi per portare il prodotto sul canale. Quanti soldi? Beh, qui ovviamente è un listino prezzi che varia in base allo YouTuber, a quelle che sono le sue spese, magari per registrare il video. Io li registro in modo molto semplice qui nel mio studio, ma c'è chi magari registra con apparecchiature costose, va in giro, paga altre persone, quindi ci può stare. Io ho avuto modo di parlare con alcuni colleghi molto più grandi di me, ho letto anche i loro PDF, che sono sostanzialmente una sorta di listino prezzi aggiornato di quello che chiedono alle varie aziende. È un canale molto grande con oltre 1 milione di iscritti, può arrivare a chiedere come pagamento anche 5.000 euro e passa per la recensione di un singolo prodotto. Canali più piccoli come il mio generalmente difficilmente superano i 1.000 euro di richiesta, anche se ci sono alcuni casi, io conosco un paio di canali che trattano smartphone, che sotto i 2.000 euro non lavorano. Ok, c'è ovviamente chi cerca di monetizzare il più possibile. Io per mia scelta, molti mi criticano per questo, non richiedo dei pagamenti, perché questo mi andrebbe a vincolare troppo verso l'azienda. Se mi mandano il solo prodotto gratis e accettano il fatto che io vada a parlare elencando pregi e difetti, o ancora meglio quando io vado a comprare un prodotto, beh, questo mi permette di avere un ventaglio di possibilità. Posso parlare più liberamente, diciamolo chiaramente, ragazzi. E questo è anche il motivo per cui io non vado a recensire chissà quanti prodotti, ragazzi. Un'azienda a volte preferisce pagare una certa somma in cambio di una recensione basata su un contratto. Poi ovviamente ci sono tanti colleghi che si fanno pagare e magari chiedono anche di poter recensire un prodotto con libertà di parola. Ovviamente io non vado nel caso specifico e mi limito unicamente a quello che so e quello che faccio io. Diciamo che queste sono le entrate principali, quindi sponsorizzazioni di servizi e prodotti, merchandising, entrate pubblicitarie di YouTube, e poi ovviamente c'è anche molto altro che io forse non conosco, ma che canali più grandi possono permettersi di fare. Ovviamente poi su tutte le entrate bisogna pagare le tasse, perché essere pagati in cambio di un servizio, che può essere una recensione, e non dichiarare quei soldi è ovviamente illegale, almeno qui in Italia. Vabbè amici, questo è tutto, spero di avervi un attimo schiarito le idee. Diciamo che un'ultima nota: pagare le tasse in Italia per noi content creator è un po' difficile, perché non siamo ancora ben inquadrati, ed è un bel problema, specialmente per i commercialisti e per chi deve un po' avere in mano le nostre carte e pagare quello che c'è da pagare. Ditemi la vostra opinione, io cerco sempre di essere il più trasparente possibile con voi. Vi dico anche che dietro ogni video, anche questo che può essere quasi considerato un vlog, c'è tanto lavoro tra la registrazione, l'esportazione, il montaggio, la pubblicazione, insomma c'è un po' da fare, non è una cosa che si può fare tanto per. Vabbè belli, questo è tutto, vi aspetto nei commenti, un bel like per supportarmi, aiutatemi nel far crescere questo contatore di iscritti iscrivendovi al canale, e noi ci vediamo al mio prossimo video, sempre che voi vogliate, sempre qui su Addicted to Tech. Alla prossima, ciao ragazzi!